In varie occasioni Lenin e Trotsky hanno affermato che senza lo studio della rivoluzione della Comune di Parigi del 1871 non sarebbe stato possibile la rivoluzione bolscevica del 1917. Perché hanno fatto un'affermazione così importante? Cercheremo qua di riassumere le 4 lezioni principali che i bolscevichi trassero dall'esperienza della Comune di Parigi. La prima è l'indipendenza di classe dalla borghesia e dai suoi governi. Tutte le rivoluzioni precedenti avevano visto il proletariato subalterno alla borghesia. Nel febbraio del 1948 in Francia questo livello di subalternità era arrivato alla costituzione di un governo borghese con la partecipazione di un ministro socialista e aveva provocato un gran fallimento. Il governo non aveva ottenuto nemmeno riforme minime, nemmeno la riduzione dell'orario di lavoro a 10 ore giornaliere e in compenso aveva provocato la paralisi delle lotte del movimento operaio. Il 18 marzo del 1871 gli operai parigini rompono con questa tradizione di subalternità, rovesciano il governo della borghesia, nonostante alcuni dirigenti riformisti proponessero di sostenere quel governo, alzano la bandiera rossa sull'Hôtel de Ville a Parigi, cioè sulla sede del governo, e mettono in fuga il governo borghese. Il secondo governo operaio della storia è stato quello dell'ottobre del 1917 e è stata la base della rifondazione del bolscevismo che ha tratto come lezione esattamente di non sostenere il governo della borghesia. La seconda grande lezione che hanno tratto i bolscevichi dall'esperienza della Comune è stata la necessità di costituire degli organismi di lotta centralizzati. In realtà il primo soviet della storia, un embrione di soviet, anche se non si chiamava in questo modo, fu il Comitato Centrale della Guardia Nazionale a Parigi. La Guardia Nazionale era una struttura di circa 300.000 operai armati che aveva una strutturazione di tipo sovietico, con delegati eletti dai battaglioni irrevocabili. I soviet successivi, nel 1905 in Russia e nel 1917 sempre in Russia, si basarono molto sull'esperienza, su questa prima esperienza embrionale di soviet nella Comune di Parigi. Una terza lezione, forse la più importante, che i bolscevichi trassero dalla Comune di Parigi è quella che già Marx aveva indicato come il principale insegnamento della Comune, la necessità che la rivoluzione arrivi a spezzare lo Stato borghese. E cioè gli operai parigini compresero la differenza fra andare al governo nel capitalismo, che è quanto fecero i menscevichi e i socialisti rivoluzionari, cioè i socialisti moderati dopo la rivoluzione del febbraio 17, e prendere il potere, che è quanto fecero i bolscevichi nell'ottobre del 17. Prendere il potere per sostituire alla dittatura della borghesia la dittatura del proletariato, e cioè per sostituire allo Stato borghese, al suo Parlamento, al suo governo, alle sue istituzioni, nuove istituzioni, un nuovo Stato basato sul potere della classe operaia. La dimostrazione dell'importanza che la Comune e lo studio della Comune di Parigi ebbe per i bolscevichi sta nel fatto che Lenin, già alla fine del 1916, quando era ancora in Svizzera, alla vigilia quindi della rivoluzione, iniziò a studiare profondamente la vicenda della Comune. Prese molti appunti in quello che è conosciuto come il quaderno azzurro, che è un quaderno di citazioni di Marx e di Engels sulla questione dello Stato, in particolare sulla Comune. Questo quaderno fu la base della stesura del libro più importante, o di uno dei libri più importanti di Lenin, che è Stato e Rivoluzione. Il libro Stato e Rivoluzione fu pubblicato solo dopo la presa del potere, tuttavia la preparazione e lo studio che Lenin fece con il quaderno azzurro di questo libro stanno alla base delle tesi di aprile del 1917 con le quali Lenin riarma l'intero partito. E quali sono gli insegnamenti principali che Lenin inserisce in questo quaderno azzurro in Stato e Rivoluzione che trae dalla Comune di Parigi? In primo luogo che è necessario l'opposizione al governo delle sinistre, a differenza di quanto facevano i riformisti in Russia, menscevichi e socialisti rivoluzionari, è necessaria un'opposizione di classe al governo della borghesia, era necessario non partecipare a quel governo, non sostenerlo in alcun modo, costruire i rapporti di forza per rovesciare quel governo.
e per costituire un governo degli operai per gli operai, così come Marx definì la Comune di Parigi. Perché solo un governo degli operai, costituito dagli operai per gli operai, può realmente espropriare la borghesia e avviare il processo della rivoluzione socialista, l'espropriazione del grande capitale. Il quarto, e forse uno dei più importanti insegnamenti che ci deriva dalla Comune di Parigi e che trassero i bolscevichi, fu questo, che la Comune fallì dopo soli 2 mesi, finì nel sangue dopo poche settimane, 7-8 settimane, e fu sconfitta esattamente perché mancava un partito operaio e rivoluzionario. C'erano nella Comune molte altre correnti, prevalentemente correnti di socialismo utopistico, riformiste, e questo non fu sufficiente perché la Comune potesse realmente andare avanti. Certo, ci fu anche l'accerchiamento e l'alleanza fra la borghesia francese e la borghesia prussiana che strinsero d'assedio la Comune e dopo 2 mesi di eroica resistenza sulle barricate la Comune fu distrutta. Nel 1871 mancò quello che invece ci fu nel 1917, cioè un partito operaio rivoluzionario come fu il partito bolscevico. Nella fase finale della Comune la borghesia impiegò tutto il suo potere di repressione, massacrò, si calcolano oggi, forse 10.000 o più operai, è difficile stabilire un numero perché ci furono fosse comuni, e alla fine innalzò anche sulla collina più alta di Parigi il Sacré-Cœur, una chiesa che aveva, bianca, che aveva come scopo quello di segnare il peccato che la classe operaia aveva commesso e doveva essere un simbolo di espiazione di questo peccato che era stato commesso. Qual era il peccato commesso dagli operai parigini? Gli operai parigini dovevano espiare il peccato di aver dimostrato con il loro esempio, con la loro forza, che è possibile spezzare le catene del capitalismo, che la classe operaia non è destinata a essere schiava, che può assumere il controllo del potere, può controllare l'economia, può governare e può cioè instaurare la sua dittatura sulle rovine della dittatura della borghesia e quindi avviare un processo verso la dissoluzione della società divisa in classi. In altre parole, se i bolscevichi poterono nel 1917 realizzare la loro opera, fu anche perché studiarono intensamente la vicenda della Comune di Parigi. È in questo senso che possiamo dire che i cannoni della Comune di Parigi aprirono la strada alla Comune di Pietrogrado.